Prima di iniziare voglio dirvi che inizialmente la sfida doveva durare 3 giorni, ma come vedrete se continuate a guardare questo video riuscirò a non mangiare soltanto per 24 ore, poi vedrete i vari motivi. Una cosa che voglio dirvi prima di iniziare è che questa sfida può essere molto pericolosa, per cui non imitatela assolutamente, ve lo sconsiglio, guardate cosa succede a me e fatevelo bastare, perché oltretutto ci sono persone che potrebbero andare a rischio con questa sfida, per cui assolutamente non fatelo. Sono le 23:54, tra 6 minuti inizierà la mia sfida. Non voglio che sia una sfida inutile e controproduttiva, ma voglio vedere cosa succede al mio corpo, cosa può comportare una dieta di questo tipo. Ora prima di iniziare voglio mangiare questa arancia, non mangerò il biscotto all'insegna della salute, quindi sbucciamola. È anche ammaccata tra l'altro. Ultimi 2 spicchi, sono le 11:57, fuori come vedete è buio pesto. È arrivata la mezzanotte di lunedì, ora inizia la mia sfida, cercherò di continuare con la mia vita comune, io gioco a calcio, farò i miei allenamenti e nel frattempo cercherò di dirvi tutto quel che sento e provo. Saranno 3 giorni lunghissimi, aspettando con ansia la mezzanotte del mercoledì. Vediamo come andrà a finire. Buonanotte. Devo spegnere la luce prima di andare a letto. Notte. Ragazzi, se volete supportarmi lungo questa sfida lasciatemi un mi piace e soprattutto dopo aver visto il video ditemi cosa ne pensate nei commenti. Buongiorno. Appena fatto la pipì, prima mattina guardiamo il peso. 82,2. Che poi che senso ha togliersi la maglietta per poi tenere in mano la fotocamera mentre mi peso? Cioè è insensato, me ne sono accorto, ho fatto una cosa insensata. Vabbè, comunque per mantenere le condizioni uguali dovrò continuare tutti i giorni a pesarmi senza maglietta ma con la fotocamera in mano. Ora vado a prendere l'acqua, mi cambio e faccio anche il letto. Prendiamo l'acqua, almeno ci riempiamo un po' lo stomaco. Il papi aveva lasciato preparato anche per me, ma non posso mangiare. Vamos. È un po' freddina, lascio che si scaldi un po'. Comunque ora mi metto a studiare e lavorare. Noi ci rivediamo a mezzogiorno. Per me sarà lunghissima, ma voi in una frazione di secondi sarete lì. Sono passate 13 ore da quando è iniziata la sfida e mi sento stanchissimo, una stanchezza veramente, mi distraggo continuamente da quello che sto facendo. Ora devo dire una scusa ai miei per dirgli che non mangio perché sicuramente non approverebbero questa sfida. Gli dirò che vado fuori a mangiare con qualcun altro. Vediamo che succede. Papà, non preparare. Papà! Mangio via! Mio papà aveva preparato anche per me, non gliel'ho detto in tempo, quindi si è anche arrabbiato. Non sa che in realtà avrei voluto mangiare quello che mi ha preparato. Giù da quel che ho capito c'è pasta, aglio, olio e peperoncino. Vi auguro un buon pranzo. Ho tanta fame. Riposo un po' anche perché l'unico modo per non pensare al cibo è sdraiarsi a letto e dormire. Però non voglio dormire, voglio rimanere produttivo e continuare a fare le solite cose, anche se è veramente difficile. Non so domani come farò perché ho allenamento alle 7 e vediamo come procede. Il sole è andato giù, sono le 17:44, sono quasi passate 18 ore. Ora mi metto come ogni lunedì a fare i miei esercizi. Vediamo cosa succede dopo
dopo uno sforzo fisico. Comunque, passato il primo pranzo, ho saltato. Chiudo che fa freddo. Dopo aver saltato il primo pranzo mi è salita una fame tremenda, mi sono buttato a letto per mezz'oretta per non pensarci e magari riposare. Una volta svegliato, il mal di testa, la voglia di cibo se n'è anche un po' andata, poi mettendomi a lavorare facendo qualcosa di diverso, sono riuscito un po' a sorpassarla. Adesso vediamo che succede. Ho finito di fare esercizi, ho fatto 3 sessioni da 50 addominali e 3 sessioni da 30 flessioni, che è poi quello che faccio ogni lunedì. Voglio fare questa sfida cercando di non cambiare la mia routine, perché sennò non avrebbe senso, sennò non potrei vedere realmente cosa succede se non mangio. Per questo ieri ho fatto una cena normalissima, l'unica cosa che ho fatto in più è mangiare un'arancia prima di mezzanotte e non mi sono abbuffato, perché volevo vedere proprio cosa succedeva se tu mantieni la tua regolare attività. E infatti quello che ho fatto oggi è fare regolarmente i miei esercizi. Ora sto studiando e anche lavorando al computer come faccio di solito. Un'altra cosa che ho cambiato: al posto di mangiare nel tempo in cui avrei mangiato, mi sono sdraiato a letto per mezz'oretta e ho riposato, perché sennò veramente non ce la facevo ad andare avanti. Le prime 15 ore sono state devastanti, perché avevo questa pressa nel cervello di aver fame. Ora diciamo che questa pressa è un po' più leggera, però il problema ora è che se cerco di concentrarmi a fare qualcosa, noto che non riesco a stare attento in qualcosa per più di 5-10 minuti senza prendermi una pausa e bere, o semplicemente stare seduto un secondo e guardare altrove. Per cui la soluzione, se uno volesse superare tranquillamente questa cosa, è prendersi e buttarsi a letto e cercare di dormire il più possibile. In questo modo riusciresti a sorpassare queste 48-72 ore che siano senza problemi. Quindi adesso non sento più quella necessità di cibo, quella voglia di andare giù e sfondare la cucina, però inizio ad avvertire questo mal di testa fastidioso. Sono tutte esperienze e sensazioni nuove, per cui non so dirvi cosa succederà più avanti. Comunque gli esercizi li ho fatti come al solito, l'unica cosa ci ho messo un po' di più, perché tra una serie e l'altra mi concedevo un riposo un po' più lungo, perché ne sentivo la necessità. Ora mi vado a fare la doccia e vediamo come prosegue la cosa. Molto meglio con la doccia. Il mio unico desiderio adesso sarebbe mangiare, invece dovrò andare giù e mentire e dirgli che vado a mangiare da qualche altra parte, perché se no mi legnano. Farei lo stesso. Quindi mamma, quando guarderai questo video non arrabbiarti, vuole essere una sfida produttiva, o almeno spero che lo sia. Spero di riuscire a farvi vedere qualcosa. Ci vediamo. Cosa succede se uno non mangia per 24 ore? Si rincoglionisce, già rincoglionito abbastanza. Penso che come si rincoglionisce del tutto. E quindi alla fine Adesso sono le 8, fra 4 ore mangio. fai quello che vuoi. Pangenese, spaghetti Quelli sono quelli che non ho mangiato a mezzogiorno, sì, giusto? esatto. E più fagiolintoccio. Modello Cowboys. Sono le 9:19, ho deciso che questa sfida durerà 24 ore, la farò finire a mezzanotte perché mi sento veramente un mal di testa tremendo, non voglio fare male a me stesso e soprattutto devo studiare, devo lavorare, quindi non posso continuare questa cosa per più di un giorno. Sono sicuro che se dovessi soltanto dormire o riposare o che ne so, guardare film e video, questa sfida potrebbe prolungarsi anche per 2-3 giorni, ma dato che voglio lavorare, voglio essere produttivo e voglio continuare la mia normale routine, ho intenzione di far finire questa sfida a mezzanotte, pesarmi, anche se ho una fame boia la vorrei finire istantaneamente, ma almeno 24 ore le voglio riuscire a fare. Ci rivediamo tra 2 ore e mezza. Prima che il video finisca voglio lasciarvi questo messaggio. Per me è stato veramente difficile stare senza mangiare 24 ore. Non oso immaginare tutte le persone che si ritrovano senza cibo in giro per il mondo. Loro provano uno stato di malessere che non è minimamente paragonabile a quello che ho provato io. E già quello che ho provato io è più che fastidioso, come avete visto. Per cui se state gettando via del cibo, se state disprezzando il cibo che avete, se usate il cibo come un gioco, non voglio dirvi dovreste vergognarvi, ma voglio dirvi semplicemente pensate a chi
chi non ha nulla, pensate a chi non ha nemmeno la possibilità di mangiare. A me basta il piccolo gesto di rendersi conto della situazione mondiale dopo aver visto questo video. Non voglio che andiate a donare soldi, ma voglio semplicemente che vi rendiate conto che il cibo è vita e ci sono moltissime persone che non hanno la possibilità di mangiare. Quindi non disprezzate ciò che avete e non disprezzate il cibo. Poi, se questo video è stato di vostro gradimento, lasciatemi un mi piace e se siete interessati al tema dell'educazione personale, iscrivetevi al mio canale. Sono passate 24 ore, sono riuscito a stare senza cibo per un giorno, sono completamente senza energie e sento il bisogno di mangiare in una maniera strepitosa. Ora vado a pesarmi, poi vado a mangiare, non ce la faccio più. Sono passate 24 ore, è arrivata l'ora di pesarsi. Aspetta, prima ripristiniamo la situazione come era prima, devo togliermi la maglietta. Anche se sinceramente penso che né la maglietta né queste 24 ore abbiano cambiato qualcosa al mio peso, comunque adesso vediamo. Ho preso 200 grammi. Penso che sia l'acqua, tutta l'acqua che ho bevuto, avrò bevuto sì, no, 2 litri d'acqua oggi. Comunque ora vado a mangiare, non ce la faccio più. Mamma, questa cosa semplicemente perché ho deciso di rimanere senza cibo per 24 ore. Allora volevo provare com'era. Tu sei una grande fan di Max, andavi, guarda questa è Martina, guarda Martina, cerchio. Spendi quello a fare per piacere. È da ieri sera che non mangio e adesso è passata la mezzanotte e adesso mangio. Guarda lì che ti tiro dentro questa, Perché ti hai chiesto di fare sto